Allora, mi chiamo Silvia Rocher, sono nata a Parigi da una madre italiana, un padre francese, madre italiana da Milano e niente, sto vivendo in Italia da un anno, penso che c'era una questione appunto di andare a scavare un po' le radici anche materne della mia identità. C'ho una sorellina più piccola di 6 anni e mi sono molto identificata appunto alla prima scena delle due sorelle, eccetera, di quella che è cresciuta come essendo un maschio, come volendo essere un maschio. E penso che cioè, nella mia vita per tanto tempo io mi sono sempre considerata, diciamo, come se mia sorella era la bambina femmina della famiglia, io mi consideravo molto di più come il maschiaccio, il maschietto o comunque la parte maschile di questo duo che era creato con mia sorella. Io poi i miei studi, che sono stati studi diciamo lunghi, intellettuali, mi hanno permesso di esprimermi su tanti altri fronti e di diciamo, anche fare astrazione completamente della questione maschile e femminile per tutta una parte della mia vita e direi anche che, non lo so, cioè la scoperta della sessualità a 16-17 anni è stata una cosa molto particolare per me perché ero per la prima volta nella mia vita assegnata, categorizzata al fatto di essere donna. E penso che dopo 10 anni, ho 29 anni oggi, arrivo e venendo in Italia in più e riconfrontandomi ancora di più con la categoria di cosa significa essere donna, sto arrivando un po' alla fine di un processo di maturazione, di fatto di accettarmi già come donna, che è già tutta una prima parte, diciamo, della questione che riguarda, diciamo, la mia vita. E sulla questione di avere figli e non avere figli, per me è abbastanza strano perché cioè, è come una specie di illuminazione. Io so che a 13 anni stavo nel mio letto da sola in stanza mia che era isolata da una parte della casa, mi sono svegliata una notte e cioè, ho saputo che non avrei figli, che non era cioè diciamo che non era il mio destino, è una cosa che mi è un po' caduta addosso, ma che considero una verità di allora, una verità di oggi e tantissime persone, tantissimi incontri anche con uomini durante la mia vita che mi dicevano no ma cioè, questo dici questo perché sei giovane, vedrai cambierai, vedrai che tra poco l'orologio biologico. Ancora oggi che appunto tutte le mie coetanee, stiamo proprio nel momento, sui 30 anni ormai, cioè non è più a 20 anni come 100 anni fa o a 25 anni, ormai a 30-35 anni, tutte fanno questo passo di scegliere di avere una famiglia, fondare una famiglia o anche solo di scegliere la vita di mamma piuttosto che una vita diciamo professionale o di impegno sociale, qualunque sia. E per me rimane sempre molto chiaro che non è che non mi va, è che, come lo diceva anche una delle protagoniste del film, è un bellissimo destino quello di tante donne, ma non riguarda il mio. E ne sono convinta proprio cioè, fino alle ossa, c'è una cosa molto profonda in me. Motivazioni familiari non ne ho, perché comunque appunto sono cresciuta in una famiglia felice, con un modello genitoriale abbastanza solido, fino a quando appunto separazione dei miei, ma che è una cosa molto classica oggi, cioè il divorzio oggi non è più uno scandalo, cioè una cosa, il 50% delle famiglie non sono più famiglie diciamo tradizionali. Motivazioni che si sentivano anche nel film, che si possono anche sentire oggi da parte delle nuove generazioni, di non voler far nascere un figlio in questo mondo tremendo, eccetera. Non le considero perché ho l'impressione che cioè, è sia egoista fare un figlio al giorno d'oggi che non farne uno. Cioè,
è tale quale, cioè la gente fa figli come vuole un cellulare, come Kim Kardashian che non vuole, come dire, deformare il suo corpo e dunque non so più fa una GPA, cioè chiede a una madre di surrogazione di avere figli e lei non ne ha. E nello stesso modo, secondo me, la gente che fa figli lo fa per motivazioni anche generose di trasmissione, cioè, ma lo fa fondamentalmente per sé. Dunque non è neanche questa cosa che tante giovani oggi dicono non mi riconosco dentro, è più veramente una questione di destino, di esistenza e di a che cosa è portata la tua vita, a che cosa deve condurre la tua vita. Tante persone sono nate per compiere una vita familiare, trasmettere cose alla loro discendenza, eccetera. Io non so, io sento che forse in me voglio generare cose, voglio generare reti, progetti, opere, ho tanti desideri, però partorire me stessa, partorire un'opera, penso che è già il percorso che mi spetta nella vita, che sarà già molto difficile e sarà una lotta, come lo dicono anche tante donne, sarà una lotta eppure quella, tenere fino in fondo e non cedere appunto alle ingiunzioni sociali che ti conducono molto più semplicemente a essere madre. E è una scelta, una determinazione negativa e dunque se non scelgo di essere madre sceglierò tantissime altre cose. La reazione più geniale è quella di mia nonna. Mia nonna effettivamente è una donna di un altro secolo e che se non hai figli che campi a fare, cioè veramente è lecito. Però io capisco che una donna nata nel 1929 pensa così e non può capire come nello spazio di 2 generazioni tutto sia cambiato. Mia madre e mio padre stanno nell'età in cui vorrebbero ovviamente nipoti e si sentono frustrati tra l'ingiunzione di non chiederli e l'ingiunzione comunque di dire ma comunque stiamo invecchiando, che faremo, che farai, eccetera. Dallo sguardo sociale più particolare perché penso che per oggi appunto una donna oggi deve essere una super donna, deve avere una carriera brillante, deve esprimersi sul lato femminile, deve esprimersi anche sul lato della forza di autoaffermazione. Non so, cioè, sento che non sono ancora arrivata nell'età in cui queste cose mi verranno rinfacciate in modo brutale, anche se comunque io sento che già nello spazio delle relazioni amorose, eterosessuali con uomini, è già stato problematico, cioè ho già avuto tantissimi incontri con uomini che rapidamente capiscono che non sono la donna con la quale si possono aspettare di avere una famiglia, di sposarsi, di avere figli. E dopo poco tempo la cosa si risolve abbastanza trivialmente. Cioè, una volta mi ricordo questo ragazzo di una trentina d'anni, proprio penso la crisi biologica dei 30 anni, ma dal lato degli uomini, che l'orologio biologico gli diceva che era il momento di avere una famiglia, ero più giovane. E lui mi disse, no, ma Silvia, io capisco che tu pensi così, sei perfetta così, ma non siamo compatibili perché appunto io voglio una moglie con cui avere figli. E lui è finito la storia così. Io queste cose non le capisco perché io in quel momento gli avevo detto, ma che ne sai? Che ne sai che appunto la vita può far cambiare idea a me, può far cambiare idea piuttosto a te, perché io penso che fondamentalmente non cambierò, però penso sempre che si possa trovare un compromesso con un compagno che non implica appunto la rinuncia in quello che io credo non è la mia via. E questa è una situazione un po' particolare perché da un anno sto in coppia con un uomo che ha 54 anni e che ha una figlia di 1 anno e mezzo. Mi si dice com'è possibile questa cosa. Quest'uomo ha fatto una figlia a 52 anni
con una donna che poi se n'è andata, perché come tante donne oggi invece di una certa età vogliono figli sì o sì e dunque trovano, non so, cioè non voglio giudicare questa donna, però quest'uomo con cui sto si è ritrovato in questa situazione che a lui, a me era anche una possibilità di vita che io trovavo bellissima. Io mi sono detta, ah, quest'uomo è l'incarnazione del fatto che uno può, poi è stato sposato prima, può essere sposato, divorziare, avere una seconda vita di viaggi e di ballo e di tantissime avventure esistenziali, a 50 anni fare un figlio. Mi sono detta, questa è la differenza fondamentale tra uomini e donne, ossia lui può avere una vita così, io non potrò mai avere una vita così, o se la potrò adottare ovviamente a 50 anni eccetera, però cioè no, come se le mie scelte fossero appunto necessariamente molto previe a questo percorso della vita di uno che sì, se si sente non si sente di fare un figlio fino a una certa età e poi gli incombe l'ingiunzione sociale di comunque essere completo, essere un uomo. E lui è felicissimo di essere padre e di essere padre malgrado queste condizioni. E non lo so, mi sono detto che siamo una coppia strana, ma in questo momento della mia vita mi sembra molto. Cioè, vedo crescere una bambina non mia, con un padre che deve assumere il doppio delle cariche genitoriali appresso a questa bambina i momenti in cui ce l'ha. E io continuo il mio percorso chiedendomi appunto che la bellezza di questa bambina qua è tutto, come è tutto vedere le bambine dei miei amici che insomma, cioè, sarò sempre la zia Silvia, cioè, è molto, molto gratificante, però è la perplessità di dirmi io non sarò madre di un essere così bello come può essere Clara. È straniante, cioè proprio. Ma più passa il tempo, più ne sono convinta. Cioè una roba proprio. Non me lo spiego. Ho l'impressione che l'ingiunzione che pesa sulle donne in Francia è molto di più al giorno d'oggi quella professionale. Per questo le donne hanno sempre bambini più tardi o diciamo c'è anche un sistema istituzionale che permette, cioè l'asilo nido, cioè tantissimi, come si vede la differenza anche tra la Francia e la Germania, cioè la Francia rimane un paese che sostiene molto la maternità e dunque anche diciamo, la carriera professionale delle donne che scelgono di essere madri. Però comunque ho l'impressione che le donne mettono spesso più al secondo piano diciamo, la famiglia e l'espressione della loro maternità al riguardo di quello che è il lavoro, che rimane sempre al primo piano. Cioè io ho un'amica psichiatra che è diventata madre 6 mesi fa, sta già al lavoro, cioè con la babysitter che si occupa del bambino di 6 mesi, però con una propensione anche appunto a considerare che l'utilità sociale che ha è di essere psichiatra, non è di essere madre, e che la parte della maternità è quasi la sua isola deserta, il suo posto segreto dove può respirare, essere un po' meno diciamo, al confronto con le realtà difficili al quale è confrontata. Però appunto è più ipocrita, perché comunque quello che a me la società italiana sta rivelando è comunque una realtà che io magari in Francia potevo fare finta di non vedere, ma che è presente comunque in modo molto subdolo su tutte le donne. E appunto c'è un giudizio sociale, c'è un giudizio morale fortissimo e ci sono questi momenti dove ti ritrovi con gli amici di una vita che stanno in coppia da una vita, che stanno lì, che l'ultima tappa è solo avere figli e comprarsi la casa e tu sei sempre quella strana perché c'ha storie con uomini diversi, viaggi ovunque, non ben chiaro la professione, il divenire professionale, dunque secondo me ci sono diciamo, differenze, però differenze
sfumature, non tanto di natura, cioè di dove diciamo, lo sguardo sociale verrà a bastonarti di più. Però è vero che cioè, mi sento molto diversa dalle donne italiane che incontro perché spesso c'è anche solo la questione della sessualità o diciamo, della relazione amorosa, cioè immediatamente sei categorizzata appunto, cioè devi cioè, la definizione della donna è praticamente la definizione dell'uomo a chi appartiene o con chi sta o con chi non sta, appunto se è single, cioè la tristezza di tantissime ragazze che vedo di 30 anni perché non stanno in relazione o che si attaccano a delle relazioni tossiche pur di stare in coppia, pur di avere una proiezione sul fatto di corrispondere alla norma sociale. Questo è abbastanza forte come constatazione, però nello stesso tempo mi rendo conto che mi confronto a me stessa chi voglio essere, con che tipo di persona desidero stare e che mi accetti, diciamo, nella complessità della mia situazione, di quello che sono. In Francia, se ci penso, penso immediatamente al termine spregiativo che viene associato agli uomini, ossia vieux garçon, vecchio ragazzo. E appunto, cioè, per le donne il fatto che non esiste o il fatto che non ci penso, che non mi viene in mente, cioè come se non esistesse, rivela bene l'ambiguità appunto del rapporto alle donne in Francia, ossia non esiste una donna celibatera, ok, una donna celibe, però non c'è manco il disprezzo italiano, cioè non viene proprio considerata questa cosa qua, è più ipocrita. Le donne purtroppo spesso stanno ancora in un'attitudine dove si vittimizzano di non avere abbastanza diritti quando difatti lì ci si rende conto che c'è una categoria, c'è un punto nero delle donne che non hanno figli, che non possono neanche, diciamo, rivendicare diritti sociali supplementari o compensazioni, diciamo, di alcun tipo per ottenere a livello lavorativo appunto anche solo diciamo, il tempo appunto della maternità, della gestazione, quello che significa in termini di sospensione del lavoro. E io mi chiedo appunto, c'è realmente una comunità femminista di donne che difende, diciamo, la causa delle donne, cioè, penso che sono dibattiti che esistevano tantissimo negli anni 70, però con categorie molto ben definite appunto delle donne madri, delle donne lesbiche che si affrontavano su determinati argomenti come questo. Cioè, oggi si parla di sororità, tutto quello che sia di sorellanza, io non vedo come sul campo lavorativo le donne affrontano assieme appunto le scelte individuali che le separano concretamente nella vita. Cioè perché appunto oggi una donna madre con figli ha molto di più, cioè può avere delle richieste molto più simili a quelle di un genitore uomo che lavora con lei che a quelle di una donna senza figli che magari vuole tempo per sé sui fine settimana, vorrebbe un giorno di qua di là per poter vivere altre cose nella sua vita, invece no, cioè come non c'ha una ragione diciamo legittima di non essere non essere sul posto del lavoro, non può andarsene. Ma sto pensando anche appunto a cosa vuol dire anche cioè in quanto donna che non ha figli essere condannata in un certo modo a compensare con l'attività professionale o con il volontariato, con il fatto di investirsi in progetti cioè comunque tu hai sempre tempo, dunque cioè io mi rendo conto anche solo di quello, cioè lievemente quando sto appunto a casa di amici con figli o cioè, io
cioè devo fare il doppio o il triplo, cioè mi sento come il senso di colpa morale che mi dice che devo aiutare per fare il pranzo, cioè paradossalmente si ritrovano tutte le norme di genere associate al femminile, cioè di essere la persona che, cioè il care, quello che si chiama, persona che si occupa del cibo, che sta attenta a come sta il marito che ha litigato con la moglie, di offrire supporto. C'è questa situazione di assistenza sociale, di psicologa di tutti e tutti, ma nello stesso tempo fai la cena, ma nello stesso tempo lavi i piatti perché lei non può, perché stai con la tetta o il biberon a dare al piccolo, eccetera. È interessante perché appunto non è che una persona senza figli che viene lì in sostegno non fa niente, in quel momento lì preciso fa tanto di più. Ovviamente gli si dirà che tutti gli altri giorni in cui non c'è non fa niente, ma è la loro scelta appunto, cioè la scelta della coppia che ha dei figli è di sostenere tutte diciamo, le azioni che vengono requisite per sovvenire ai bisogni dei figli. Invece tu arrivi come ospite e paradossalmente non sei un ospite, sei qualcuno che deve dare molto di più perché in più tu poi stai in vacanza tutto il tempo, cioè tu poi stai nella tua vita dove si considera che non c'hai responsabilità, obblighi, eccetera. L'unico punto appunto che trovo una questione da risolvere nella vita di ognuno, secondo me, è la questione della responsabilità per un altro. Cioè io ho letto recentemente un libro di un'antropologa francese che si chiama Pascale Bonnemer che lavora sui riti iniziatici della mascolinità in Nuova Guinea. Un soggetto che a priori non c'entra niente col nostro e il suo libro si chiama Agire per un altro e dimostra che un uomo in Nuova Guinea non è uomo fino al momento in cui ha imparato tramite i vari riti di passaggio che finiscono con il momento in cui diventa padre del primo figlio, del primogenito, a agire per un altro e anche a prendersi cura appunto un po' della comunità, cosa che non viene insegnata alle donne perché si considera che ce l'hanno naturalmente o culturalmente comunque dentro. E questo mi sembrava interessantissimo a riflettere appunto sulle tematiche sulle quali lavoro, cioè, e anche sul fatto che appunto, cioè, secondo me la responsabilità che si insegna al giorno d'oggi non è più quella di una responsabilità sociale dove si prende cura di una comunità, eccetera, è una responsabilità molto individualista, molto legata al fatto di padroneggiarsi, maestrare il proprio io, cioè di essere padrone delle proprie emozioni, padrone delle proprie scelte di vita, autonome, eccetera. E io invece penso che tutto al contrario, mi fa pensare al libro di Michela Murgia, Cabbadora, cioè la questione è per chi si vuole prendere responsabilità e come ci si occupa di altri, che possono essere figli, che possono essere figli non suoi, che possono essere persone della stessa età, che possono essere persone anziane. E penso che c'è molto per ognuno da scoprire su che responsabilità vogliamo prendere per gli altri, non necessariamente per una estensione di se stessi o una cosa che perché è legata a me col sangue dovrebbe essere naturalmente la persona di cui mi prendo cura. Io mi posso prendere cura di tantissime altre persone, solo che appunto per fare quello, secondo me, questo è, vediamo la motivazione, per fare quello penso che necessariamente la mia vita non è di avere figli.